dall'introduzione, oggi parliamo di frigoriferi. Oggi facciamo un video veramente molto interessante. Io mi scuso se nelle ultime 2 settimane sono stato un po' latitante, ma sono stato occupato veramente in faccende che poi probabilmente vi dirò. Comunque insomma, eccoci qua e vi faccio oggi un video veramente molto interessante. Parliamo di frigoriferi e parliamo soprattutto di una cosa molto interessante, tra l'altro lo stavo valutando anche come possibile opzione per il mio frigorifero, ovvero la sostituzione di un frigorifero ad assorbimento come quello che è installato e di cui faremo il test e che metteremo in test e poi andremo a fare il confronto, con un frigorifero della stessa marca, praticamente perfettamente compatibile, che è un frigorifero a compressore. Stiamo parlando della sostituzione di una serie N con una serie T, in questo caso sempre circa 160 litri di capienza. Questo è un T, la serie 2000, e quindi il 2160, quindi 2160 rispetto alla serie N 162. Quindi questo è quello che faremo oggi, lo guarderemo bene insieme e cambieremo, sostituiremo i due frigoriferi, vi farò vedere come, quali sono i collegamenti eccetera, e in più andremo a fare anche un test e un confronto, sperando che il tempo, diciamo, sia più o meno similare, per cercare di creare un confronto che sia attendibile. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, come al solito mettete un like sui video che vi piacciono, condivideteli con i vostri amici se ritenete siano contenuti interessanti ed attivate la campanella per ricevere notifiche dei video che caricheremo. Allora, la serie T, frigorifero a compressore, perché ne parliamo? Perché in realtà in questi anni con le nuove tecnologie, tra virgolette, ma diciamo più precisamente con l'introduzione delle batterie al litio, una delle problematiche che erano abbastanza importanti e abbastanza sentite per questa tipologia di frigoriferi era quello dell'assorbimento energetico, del consumo di corrente a 12 volt, che inevitabilmente ne limitava l'utilizzo. La grossa possibilità che hanno le batterie al litio di essere sfruttate al 100% permette a questi frigoriferi di avere una nuova, tra virgolette, giovinezza, quindi un nuovo senso. E anche un frigorifero così grande può essere installato sul veicolo alle mie spalle. La cosa interessante che vi voglio far vedere è che questo frigorifero può essere sostituito completamente, quindi sfilando il vecchio e mettendo il nuovo, quindi quello da assorbimento e mettendo il nuovo. Logicamente bisognerà chiudere l'utenza a gas, quindi eliminare la parte del gas, portare una linea di un cablaggio della dimensione corretta in funzione della distanza che c'è tra la fonte energetica, quindi tra il nostro serbatoio energetico, quindi la batteria, e il frigorifero stesso. Considerate che Tedford considera 2 mm e mezzo per una distanza del cavo inferiore a 2,5 m, ma considerate che praticamente ci siamo sempre, a meno che non abbiamo la batteria veramente affiancata, perché dobbiamo considerare andata e ritorno, quindi in realtà sarebbe 1,25 m come lunghezza, 2 mm e mezzo, altrimenti sotto i 5 metri stiamo parlando di un 4 mm quadri, sotto i 9 metri di un 6 mm quadri, quindi insomma consideriamo questo quando dobbiamo effettuare una sostituzione del genere. Andiamo adesso ad analizzare come è fatto il frigorifero, perché a me è piaciuto particolarmente la sua caratteristica un po' casalinga, ovvero la cosa che più appare interessante è la caratteristica di avere due ripiani, due sportelli, uno superiore e uno inferiore. Quello superiore è per il frigorifero tradizionale e quello sotto è per i surgelati. Quello superiore si apre, adesso lo andiamo a guardare. Vi volevo ricordare una cosa: la serie T160 ha una larghezza di circa 52 e un'altezza di 123, quindi questo è quello che va a sostituire la serie N162 precisamente. Allora, lo sportello ha una maniglia che può essere spostato, lo sportello ha apertura a destra o a sinistra, quindi voi li potete acquistare con la cerniera a destra o a sinistra, ma lui può essere tranquillamente traslato da una parte all'altra, quindi può essere invertita la cerniera. Finalmente, in realtà devo dire che tutti i frigoriferi Tedford hanno questo sistema, cioè non questo, ma hanno un sistema molto comodo per quanto riguarda l'apertura e la sicurezza dell'apertura. In questo caso c'è una maniglia che veramente è facilissima da azionare ed è sicura, come vedete. Nella parte vostra destra c'è la cerniera, vi ripeto, può essere spostata. Qui noi abbiamo chiaramente il controllo di sicurezza che funziona come tutti i frigoriferi Tedford, che ha una linguetta che per poterlo mantenere anche parzialmente aperto durante
i periodi di, tra virgolette, rimessaggio. Diamo lo sguardo quindi all'interno, abbiamo i vari ripiani come conosciamo bene. Questo è un bel cassettino molto comodo con delle guide, altro ripiano sotto. Nella parte inferiore abbiamo il cassetto porta verdure, i due cassetti porta verdure molto carini. Come tipo di materiale devo dire al tatto sono piuttosto premium. Nella parte inferiore abbiamo lo sportello e questa è la grande novità di questo frigorifero, lo sportello per i surgelati. Anche questo possiamo, come vedete c'è la linguetta e possiamo spostarla e quindi lasciarlo parzialmente aperto. E questa appunto è la grande novità di questo tipo di frigorifero, che lo avvicina proprio a quelli di casa. Nella parte superiore c'è il display che adesso andremo ad accendere con i comandi, nella parte inferiore c'è invece il sistema di ventilazione. Considerate che questo sistema di ventilazione è un sistema che permette mediante convezione naturale di prelevare l'aria dalla parte inferiore, investire il compressore che si trova nella parte posteriore e riuscire davanti. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che la porta frontale può essere smontata e può essere inserito il foglio di laminato similare a quello dell'interno, in modo che voi avete, diciamo, il frigorifero esteticamente allineato con il mobilio interno. Adesso lo andiamo ad accendere, vi faccio vedere il display e valutiamo un attimo gli assorbimenti. Quindi colleghiamo la 12 volt sul suo connettore. Considerate che l'unica cosa da collegare è un connettore posteriore positivo o negativo. Io prenderò una batteria al litro, la metterò qua così almeno lo guardiamo insieme. Collegata la batteria, presa la pinza amperometrica, andiamo a questo punto ad accendere il dispositivo. Per accendere il frigorifero basta tenere premuto il pulsante. Come vedete si accende il display è diviso in 3 parti, anzi in realtà in 4. Il pulsante d'accensione, la parte centrale, il settore relativo alla temperatura del vano vivande, il settore relativo al vano freezer e poi c'è la modalità, questa, vedete qui, la modalità notturna. Allora, iniziamo dall'inizio, abbiamo che dopo 5 secondi si mette il display in stand by e per riattivarlo teniamo premuto e possiamo ridurre o aumentare la temperatura. Adesso lo metteremo più o meno a 3 come potenza. Stessa cosa si può fare nel vano freezer, teniamo premuto fino a quando non lampeggia. Possiamo selezionare il primo livello di potenza, ovvero fino a meno 6 gradi, il secondo livello di potenza a meno 12 e il terzo livello di potenza sempre del freezer, adesso se me lo attiva, eccolo, ok, questo a circa meno 18 gradi, chiaramente per congelamenti, surgelamenti abbastanza importanti. Tenendo ancora premuto possiamo attivare la modalità notturna premendo il pulsante. La modalità notturna serve esclusivamente per ridurre la rumorosità, quindi logicamente il frigorifero va un pochino si siede un po', riduce un po' i consumi e quindi riduce anche la rumorosità del compressore, perché mentre una delle caratteristiche dei frigoriferi assolutamente la completa rumorosità, questi frigoriferi, avendo un organo che va in rotazione, possono avere anche una rumorosità che si trasmette e che può dar fastidio. Valutiamo un attimo quali sono gli assorbimenti, azzeriamo il nostro amperometro e vediamo che abbiamo un assorbimento di circa 3,6-3,7. Ovviamente questo assorbimento è un assorbimento quando lui deve partire e deve arrivare a temperatura, quindi logicamente durante poi lo stand by e quindi il mantenimento delle temperature, questo assorbimento si riduce, l'assorbimento istantaneo si riduce, bisognerebbe fare l'integrale di tutta quanta la giornata ed è proprio quello che faremo. Quindi il veicolo dietro di me ha uno shunt, azzereremo lo shunt e vedremo qual è il consumo in un giorno. Oggi facciamo la sostituzione e domani mattina lo terremo in test per tutta una giornata e poi vedremo i risultati. La prima cosa da fare adesso è smontare il frigorifero che si trova all'interno e sostituirlo con questo. Il fissaggio è semplicissimo, vengono fornite 4 viti qua laterali che servono per il fissaggio 1, 2, 3 e 4, quindi adesso facciamo lo smontaggio del frigorifero trivalente che si trova dentro.
per avere dei termini di paragone, valori quindi confrontabili con l'altro frigorifero a 12 volt, andiamo a lavorare sul frigorifero ad assorbimento, quello originale installato sul veicolo. È un N4000 Thetford, praticamente non è mai stato utilizzato, è come vedete nuovissimo. I clienti hanno preferito la sostituzione praticamente immediata e ecco qui c'è il libretto proprio in tonso. Lo utilizzeremo a gas e organizzeremo il test in questa maniera, quindi alimentazione a gas, lo metteremo alla massima potenza, quindi lo accendiamo, eccolo qui, scegliamo l'alimentazione a gas già scelta, quindi non andremo in automatico, alimentazione a gas alla massima potenza, prenderemo 3 termometri, uno per il freezer e lo mettiamo al centro del freezer, poi prendiamo il secondo per il frigo, lo mettiamo in play, in questo momento ci sono circa 24 gradi e lo mettiamo al centro del frigorifero, poi prendiamo il nostro data logger esterno, lo mettiamo in play, da come vedete addirittura, oh zitto un po', eccolo qui, ho posizionato il veicolo in una posizione all'ombra e ovviamente dobbiamo fare attenzione a non farci battere i raggi del sole, quindi lo metteremo in un punto che sarà, siamo sicuri sarà sempre all'ombra, e quindi lo terremo in test per circa un giorno e mezzo, vediamo, così almeno vedremo l'andamento delle temperature e in funzione della temperatura esterna, che speriamo anche nell'altro test sia più o meno confrontabile, paragoneremo le prestazioni del frigorifero. In questo caso non potremo valutare il consumo di gas, ma nell'altro caso cercheremo di valutare anche il consumo di corrente all'interno probabilmente di una giornata e mezza, vedremo, questo lo vedremo insieme, ok? Quindi adesso lo andiamo a posizionare fuori, lo lasciamo in test e andiamo a lavorare di là sull'altro frigorifero. Dopo aver operato nella parte esterna, adesso passiamo all'interno e dobbiamo sfilare il frigorifero. Si smontano 6 viti, sono poste lateralmente, 4, 2 per lato nella parte inferiore, una per lato nella parte superiore, quindi sono un po' incassate. Utilizzeremo questo, un avvitatore con la punta lunga per arrivare fino in fondo e poi le tireremo via, poi sfileremo il frigorifero. Mi farò dare una mano da Mark. Fuori, colleghiamo i cavi e lo possiamo poi accendere.
frigorifero completamente collegato, 12 volt, e abbiamo chiuso anche ovviamente il gas che prima alimentava il frigorifero ad assorbimento. Pertanto abbiamo terminato il lavoro, l'abbiamo fissato e adesso non ci resta che portarlo fuori e iniziare il test, ma questo domani mattina, per simulare le stesse identiche condizioni del frigorifero ad assorbimento, in modo che dopo analizziamo i risultati insieme. Camper nella stessa posizione della precedente prova, mettiamo adesso in test il frigorifero a compressore, quindi stesso ambiente, forse oggi farà un pochino più caldo, però lo vedremo, lo verificheremo con il sensore esterno. Allora, sensore per il freezer, l'ho già messo in play, lo mettiamo nella cella freezer, sensore per il frigo lo mettiamo dentro la cella frigo, più o meno al centro frigorifero vuoto. Poi dobbiamo fare un'altra cosa interessante. Questo è l'esterno che metterò fuori. Dobbiamo verificare, per valutare gli assorbimenti del frigorifero, andiamo a disabilitare tutti quanti. Allora, metto in registrazione lo schermo e vi faccio vedere, così lo guardiamo insieme, e andiamo a disabilitare tutte quante le possibili ingressi di corrente. Dobbiamo andare a disabilitare i due smart solar. Considerate, qui mi sembra ci sono intorno ai 500 watt di pannelli di potenza installata, quindi disabilitiamo lo smart solar, andiamo su batteria, carica batteria attivo, ok, lo disabilitiamo. La stessa cosa, noi abbiamo due cariche batterie, come vedete il Napo 2 anche, che sta producendo circa 20 watt, 21 watt, più o meno 20 watt. Andiamo a disabilitare l'uscita della carica batterie, quindi carica batterie è attualmente disabilitato. Ok, eccolo qua, carica batterie è disabilitato, perfetto. Quindi praticamente sia un caricabatterie 120 e l'altro 150, anzi, quindi sicuramente abbiamo più di 600 watt di pannelli, abbiamo disabilitato, quindi attualmente non ci sono nessuna fonte di corrente che può ricaricare la batteria. Andiamo a verificare, batteria si trova al 100%, andiamo anche a fare una sincronizzazione al 100%, così siamo sicuri, e da qua possiamo semplicemente spegneremo sicuramente qua tutta quanta la centralina, che comunque è già spenta, non ci sono ingressi, come vedete, uscite di corrente, siamo a zero. Andiamo adesso a questo punto ad accendere il frigorifero. Ok, frigorifero acceso, lo mettiamo al massimo come nel caso precedente, massima potenza, e vedete che abbiamo un assorbimento di corrente di circa 3,83, poi può essere anche leggermente di più, può subire anche vari picchi ulteriori. Comunque ecco, intorno ai 4 ampere, 3, 7, 4 eccetera. Lasceremo quindi a questo punto il frigorifero in test per una giornata intera, in modo che domani mattina potremo analizzare i risultati. Io intanto vado a mettere il sensore all'esterno. Eccoci qua, test finito. Adesso prendiamo i nostri due sensori e andiamo ad analizzare i risultati. Vi dico subito che il superiore sta a 2 gradi, l'inferiore sta a meno 16. Ok, quello esterno, eccolo qui, la temperatura esterna è di circa 22 gradi e mezzo. Perfetto, andiamo dentro e andiamo ad analizzare i dati. A proposito, dimenticavo, per quanto riguarda i consumi del frigorifero, io adesso mando nuovamente in registrazione lo schermo e vi faccio vedere che noi attualmente abbiamo un consumo, vabbè, diciamo 0,5 ampere, probabilmente perché deve ancora partire il compressore, l'ho riacceso adesso il frigorifero, ma abbiamo un consumo totale di 14,8 ampere. Allora, vi dico la verità, secondo me questo dato è assolutamente sottostimato, perché e non so come sia potuto essere possibile, perché in realtà il conteggio degli amperi in uscita secondo me sono veramente fortemente sottostimati. Secondo me è almeno il doppio, in quanto io ho controllato
installato tramite app almeno una decina di volte, e l'assorbimento istantaneo era sempre intorno ai 3 ampere e mezzo più o meno. Quindi se facciamo una media, un 3 ampere e mezzo, magari non per 24 ore ma almeno per 12 ore, stiamo sopra i 35 ampere. Quindi secondo me il consumo stimato, diciamo, più che poi dipende dalla temperatura esterna, ieri faceva piuttosto caldo, però siamo secondo me intorno ai 40 ampere al giorno, 40 anche 50 ampere al giorno, non di meno. Su questo mi riservo di farvi magari eventualmente un video successivo un pochino più specifico, magari con un controllo migliore, perché vi dico la verità non mi convince, quindi prendetelo con le pinze, ma secondo me la stima più plausibile è intorno ai 40-50 ampere al giorno di consumo del frigorifero, il frigorifero 12 volte. Ok, eccoci qui ad analizzare quindi i nostri dati. Il test è stato effettuato, come avrete sicuramente immaginato, in due momenti separati. Il primo, abbiamo preso i 3 sensori, li abbiamo posizionati, uno esterno, uno interno al freezer e uno interno al frigo. Al centro non è stato mai aperto lo sportello, frigorifero a assorbimento. Stesso discorso è stato effettuato successivamente con il frigorifero a compressore. L'idea più che idea, la durata del test è di circa una giornata. Per la verità, per quanto riguarda il frigorifero ad assorbimento abbiamo fatto un test più lungo perché l'abbiamo lasciato in test, ma comunque abbiamo preso i dati di una giornata. Allora, come vedete, adesso vi faccio un attimo vedere quali sono stati i risultati. Allora, la linea blu è la linea relativa alla temperatura. La temperatura sembra piuttosto costante, in realtà varia da circa 20 gradi a circa 27-28 gradi. È chiaro che l'ho allungato per far entrare tutto all'interno dello schermo, ma in realtà questi sono 7-8 gradi di differenza tra la sera e la mattina. Faceva abbastanza caldo ma non eccessivo, e come vedete il frigorifero, la linea grigia è quella del freezer, che si trova intorno agli 0 gradi, perfettamente, considerate il termostato al massimo, quindi sostiene perfettamente, supporta perfettamente la temperatura di 0 gradi con una curva molto dolce. Quindi significa che mentre il freezer scende piuttosto violentemente sotto, diciamo in prossimità dei meno 20, meno 18 più o meno, e poi si porta a uno zig zag, cioè un andamento altalenante dovuto chiaramente all'attacco e riattacco del termostato, rimanendo intorno più o meno 3-4 gradi di differenza. Questi sono praticamente gli esempi 19, 19,2, 19,4, 19,5, 18,8. quindi questo è l'intervallo di tempo relativamente al freezer del trivalente, vedete, quindi dai 18, ecco, 7, 18,8 fino ai 19, quindi circa 0,5 di differenza. Andando Ok, questo nel freezer, mentre invece il vano frigo è molto più costante, e devo dire che le temperature sono assolutamente accettabili. Considerate che al massimo abbiamo raggiunto intorno ai 27 gradi, quindi qui abbiamo, eccoli qui, anche qui, la temperatura comunque sia nel vano freezer e nel vano frigorifero è piuttosto costante. Adesso andiamo a valutare il frigorifero trivale e il frigorifero a compressori. Invece abbiamo un andamento diverso. Non guardate la traslazione rispetto all'orario, perché è stato messo in test in un orario leggermente più tardo. Vediamo comunque un andamento abbastanza diverso. Innanzitutto quello che io mi aspettavo, ovvero una curva addirittura più violenta verso il basso, quindi più decisa verso il basso del freezer, in realtà non c'è. Quindi la pendenza della curva del trivalente e la pendenza della curva compressore è praticamente la stessa, quindi significa che in un tempo pressoché identico raggiungono delle temperature molto basse. Addirittura il frigorifero a compressore, vedete, raggiunge i meno 22, meno 21,5, meno 22, e poi inizia ad oscillare con delle oscillazioni più ampie rispetto al frigorifero trivalente. La temperatura invece del vano frigo, il vano vivande, comunque si approssima, ha un pochino di ritardo e poi si approssima, quindi questo frigorifero da compressore dà una priorità al freezer, sicuramente va più deciso verso il freezer, rimane un pochino in stand by sul vano frigo, e poi inizia
una discesa. Questa discesa comunque sia è attorno allo zero, è addirittura inferiore allo zero, sempre temperature, sempre potenza massima, e come vedete abbiamo sì un'oscillazione maggiore, sono più gradi, andiamo a valutare un attimo quanto. Allora, anche nel frigo 16, allora per quanto riguarda allora 13,5 fino a 16, meno 16,9, quindi insomma 2 gradi di differenza abbondanti, quindi insomma siamo c'è una bella oscillazione, mentre invece sul freezer abbiamo, vediamo un po', da meno, quando si stabilizza, sì, più o meno qui, da meno 1 a meno 3,5, anche qui abbiamo una bella oscillazione di un paio di gradi. Ok, quindi mediamente il frigorifero a compressore oscilla di più nei valori, però ha un rendimento sicuramente, ha una temperatura, raggiunge una temperatura inferiore. Considerate tra l'altro anche un'altra cosa, che le temperature a cui sono stati testati, soprattutto il trivalente, è una temperatura ancora all'interno di un certo range, quindi considerate che il frigorifero trivalente viene valutato e viene garantito fino a 32 gradi, noi siamo intorno ai 28, vediamo la temperatura massima era intorno a 20, 26, 27, qua mi sa che siamo a 27 gradi, quindi diciamo ampiamente nel range per evitare il collasso, la caduta di rendimento del frigorifero. Sicuramente sarebbe interessante un test con una temperatura più alta, vediamo se la prossima settimana con questo stesso frigorifero magari faccio un test, lo metto in test all'esterno, magari in una cassa, vediamo cosa mi posso inventare e lo valutiamo con temperature sicuramente più alte, visto che la prossima settimana molto probabilmente farà comunque molto caldo, supereremo i 30 gradi, quindi cerchiamo di andare a vedere se con temperature veramente alte si riescono a ottenere dei risultati comparabili, quantomeno se si riescono a ottenere questi meno 17, meno 18 e circa gli 0 gradi, 0, intorno allo 0 della cella frigorifero. Ok, quindi questo è il funzionamento dei due frigoriferi, l'andamento delle temperature. Chiaramente possiamo asserire che il frigorifero a compressore oscilla di più, però è molto probabilmente nel suo funzionamento complessivo, non essendo meno influenzato dal movimento del veicolo, sicuramente queste temperature saranno più stazionarie, più costanti nel tempo. Questo diciamo è in linea di principio il funzionamento generale. Ok, perfetto. Frigorifero a compressore, sostituzione quindi al posto del frigorifero trivalente. Ogni modello tendenzialmente ha il suo modello a compressore sostituibile, fate voi la scelta se volete intraprendere questa strada. Ok, per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto chiaramente mettete un like, ditelo anche ai vostri amici, condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contenuto interessante e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.